L'addio di Giulia è sempre più vicino. Sì, perché manca ormai davvero poco alla fine del suo contratto che la lega alla Stardom. Dal prossimo mese Giulia sarà libera da ogni responsabilità e potrà fare ciò che vorrà della sua carriera. Ecco perché il match di domenica 10 marzo contro Stephanie Wacker, valevole per il New Japan Pro Wrestling Strong Women's Championship, potrebbe essere l'ultimo di Giulia da detentrice di quel titolo. Stephanie Wacker ha una possibilità enorme di sconfiggere Giulia e laurearsi campionessa, ma non dobbiamo scordarci che all'orizzonte per Giulia sembra aspettarla da diverso tempo una sfida con Mercedes Moné, sfida che nelle ultime settimane sembra essere tornata in voga e sembra alquanto possibile con le due lottatrici che ci sono punzecchiate non poco sui vari social, con la promessa di risolvere le loro divergenze una volta per tutte sul ring. Minasan, Ohayo gozaimasu e benvenuti sul canale. Solitamente in video di questo tipo andiamo a pronosticare la vincitrice del match, ripercorrendo le gesta delle due atlete all'interno del ring. Quest'oggi però vorrei concentrarmi su qualcos'altro, un qualcosa di cui vorrei parlare con voi apertamente, senza troppi peli sulla lingua. Prima di fare ciò vorrei però chiedervi di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale attivando la consueta campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre permettetemi di ricordarvi ancora una volta che qui sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto dedicato al wrestling femminile, un progetto a cui sto collaborando con molto piacere. Dunque date un'occhiata al sito in questione, sono sicuro che non ve ne pentirete. Detto questo, vi ho accennato poc'anzi di come quest'oggi ho intenzione di parlare con voi di una cosa importante. Tale argomento è il futuro dello Strong Women's Championship. Il titolo dunque rischia di cambiare proprietario tra poche ore e rischia di finire nelle mani di Stephanie Wacker, e se così davvero sarà, questo a mio avviso è un grande errore da parte di Bushiroad. Mi spiego meglio. Stephanie Wacker è un'ottima lottatrice, nulla da dire, quindi il mio discorso non riguarda lei personalmente, anche perché non ho nulla contro di lei, ci mancherebbe altro. Ma dare il titolo ad una wrestler che non sia della Stardom vorrebbe dire sminuire la federazione numero 1 di Joshi Pororesu al mondo. Sappiamo tutti che la New Japan Pro Wrestling non ha una divisione femminile vera e propria come ad esempio la WWE o la AEW. Dunque nel creare i due titoli femminili attualmente in vigore, la New Japan Pro Wrestling ha dovuto per forza di cose appoggiarsi alla Stardom, compagnia anch'ella sotto la bandiera di Bushiroad. Lo Strong Women's Championship, quando fu creato, venne vinto, direi per sbaglio, da Willow Nightingale lo scorso anno a Resurgence. Sottolineo per sbaglio perché credo che tutti voi siate d'accordo con me nel affermare che quel titolo sarebbe stato vinto da Mercedes Moné, se non fosse che proprio nella finale del torneo che decretava la prima campionessa della storia, Mercedes Moné si infortunò ad una caviglia, lasciando dunque la vittoria a Willow Nightingale. Il regno però della lottatrice sotto contratto con la AEW durò un battito di ciglia, perché venne perso qualche mese dopo a Independence Day, quando Giulia sconfisse Willow Nightingale e vinse di fatto il titolo. Da quella data in poi Giulia difese la cintura con le unghie e con i denti, lottando contro diverse avversarie sia sul ruolo giapponese che sul ruolo USA, prendendo parte spesso e volentieri a pay-per-view, tutti americani targati New Japan Pro Wrestling. Fatto sta che, complice ora la sua uscita dal progetto Stardom, Giulia si prepara a perdere il titolo dopo quasi un anno di regno e la Bushiroad potrebbe aver scelto come sua successore Stephanie Wacker, anche perché con il tempo ormai agli sgoccioli non resta tanto spazio di manovra a Bushiroad, che dunque è costretta a fare in fretta e furia prima che il contratto di Giulia volga al termine.
Scegliere però un atleta della CMLL invece di scegliere una lottatrice della Stardom per detronizzare Giulia, a mio avviso è una scelta sbagliata, perché penso sia più giusto dare fiducia innanzitutto alle atlete della Stardom, in primis, per poi eventualmente affidarsi ad altre federazioni esterne come la CMLL o la AEW solo come ultima possibilità. Credo sia giusto dare la possibilità ad una lottatrice della Stardom di detronizzare Giulia, anche perché di wrestlers talentuose la Stardom ne ha a bizzeffe e la Bush dunque non ha certamente bisogno di affidarsi ad altre realtà quando si parla di wrestling femminile. Riuscirà Stephanie Walker a conquistare l'agognato Strong Women's Championship oppure sarà Giulia ad uscire dal match ancora una volta vincitrice? Chissà. A tal proposito vi invito a lasciare il vostro pronostico qua sotto nei commenti. Quello che è certo è che tra poche ore vivremo un match al Cardiopalma, dove sarà probabilmente deciso il destino dello Strong Women's Championship e dove guarderemo Giulia con un po' di malinconia, pensando che questa sia una delle sue ultime apparizioni in Stardom.